Che cos'è l'alchimia? L'alchimia sicuramente non è un'anticipazione di quella che oggi è la chimica. Si tratta infatti di una scienza sacra, di una scienza mistica, di un approccio particolare e totale con la materia e quello che possiamo chiamare spirito. Nel metodo Fuya, quando io insegno ai miei allievi, cerco appunto di portare la danza e l'alchimia all'interno di un percorso unitario che sia pedagogico. Perché pedagogico? Perché appunto, come già diceva Jung nel suo famoso Psicologia e Alchimia, l'alchimia è un processo sia fisico che animistico, che dell'anima. È un processo che ha a che fare con lo spirito dell'aspirante alchimista e anche con la materia, che è la materia sua, del suo corpo, dei suoi organi che si sforzano nel percorso alchemico di acquisire la trasformazione, di acquisire la realizzazione o un'illuminazione, potremmo dire, ma anche ha a che fare effettivamente con la materia che sta in circolo all'interno dell'opera alchemica. E cos'è questa materia se non i metalli, che appunto nella concezione più popolare dell'alchimia non sono altro che metalli che possono essere trasformati in altri metalli fino ad arrivare al metallo supremo che è l'oro. Ecco, condizionare l'alchimia semplicemente a questi pseudoscienziati rinchiusi all'interno dei loro laboratori che lavorano per ottenere l'immortalità eterna, per ottenere l'elisir di lunga vita, per ottenere semplicemente l'oro, ecco, è molto riduttivo. Questo è il motivo per cui ha senso oggi spiegare l'alchimia nella sua complessità. Che cos'è quindi l'alchimia? L'alchimia è la ricerca dell'illuminazione, in effetti, ed è il motivo per cui l'oro è al termine di questo processo. Gli alchimisti dicono che aurum nostrum non est aurum vulgi. Cosa significa? Che l'oro che loro cercano non è l'oro, diciamo, comune, l'oro volgare. Ed ecco che l'oro comune ovviamente è il nostro gioiello, è il metallo fine a se stesso, è la preziosità e quindi anche il lusso che sta dietro a questo metallo. Ma questo è apparenza per il reale alchimista. Al di là di questa apparenza cosa c'è? Al di là c'è una ricerca, un percorso continuo, che è in effetti la magnum opus, che non finisce mai perché è un ciclo, è un eterno ritorno. Ed ecco che appunto quando l'alchimista arriva alla Rubedo non si sente al termine di un tragitto, non si sente al termine di un traguardo, ma l'immagine che potremmo dare è per esempio arrivare sulla vetta della montagna, che è un grande simbolo di questa scienza sacra che ha molta storia e che avremo occasione di vedere. Ecco, quando noi arriviamo alla vetta della montagna ci accorgiamo del mondo che sta sotto questa montagna e quindi ci accorgiamo che abbiamo tanto ancora da esplorare, tanto ancora da conoscere. E un po' questa è anche l'illuminazione, è una folgorazione, è qualcosa che arriva improvvisamente e che si fa fatica ad afferrare. Quando si è colta l'ispirazione, quando noi abbiamo raggiunto la nostra vetta, ci accorgiamo di qualcosa e questo qualcosa di solito è indicibile. Motivo per cui gli alchimisti utilizzano un linguaggio oscuro, parlano per metafore, parlano per allegorie e non parlano mai direttamente di che cosa sia l'alchimia. Certo, lasciano delle tracce, lasciano degli aforismi, lasciano dei simboli, i simboli della scienza sacra, e questi sono le nostre porte con cui abbiamo appunto delle chiavi d'accesso all'interno di questa scienza che c'è da sempre e che si tramanda da tempi immemori. Questo è il fascino dell'alchimia. Il fascino dell'alchimia è quello di essere in costante movimento, in costante trasformazione, di diventare la trasformazione e non di accontentarsi a vedere la trasformazione. E questo ciclo gli alchimisti lo chiamano magnum opus. In che cosa consiste? Consiste in 4 fasi.
che delle volte possono essere 3, delle volte possono essere 5. Comunque le 4 fasi canoniche si chiamano nigredo, albedo, citrinitas e rubedo. Vita e morte sono collegati. Il fatto che quando un essere o un metallo stesso si trasforma, si decompone, ritorna nel suo essere, potremmo dire, cadavere, nella sua putrefazione, quindi per parlare con un linguaggio alchemico arriva nella sua nigredo. Ecco, gli atomi che lo compongono, la materia che lo compone, non è inerte, ma dà vita ad altro. Quindi noi sappiamo benissimo che quando muore un fiore oppure quando cade il frutto da un albero, quest'albero ha già in sé il suo seme, oppure si trasformerà subito o nei suoi tempi in humus che darà vita ad altro. La prima fase si chiama nigredo. Nigredo appunto ha a che vedere con il colore nero, ha a che vedere con la putrefazione, ha a che vedere con la disgregazione della materia. È uno stato, diciamo, caotico in cui tutti i componenti di una materia si disgregano, ma ecco che sono pronti come semi per rifiorire di nuovo. E appunto il secondo stadio della trasformazione della materia nella magnum opus è l'albedo, quindi questa nuova alba, potremmo dire, sfruttando questa assonanza di termini. Albedo significa per me qualcosa che ritorna alla vita ed è una prima rinascita. Questa prima rinascita conduce una nuova farfalla. Noi sappiamo per esempio che in quel periodo di caos dove c'era l'arca di Noè che solcava i mari del diluvio universale, manda prima un corvo, quindi questo caput corvi lo chiamerebbero gli alchimisti, che fa parte appunto di nigredo, ma sarà soltanto con la colomba bianca che arriverà una nuova aurora e quindi che Noè riuscirà a trovare, a mettere di nuovo piede a terra, e sarà una terra nuova, la terra virginale dei filosofi, una terra nuova per l'umanità stessa e quindi la ricostruzione. Albedo appunto ha a che vedere con la ricostruzione di una nuova vita. E poi c'è Citrinitas. Citrinitas è una folgorazione. Citrinitas è un innamoramento, è come noi diciamo mi innamoro come un fulmine a ciel sereno, è stato un colpo di fulmine e quindi mi innamoro. È, potremmo dire, la prima parte dell'illuminazione, quella cosa che ci scuote, è quella improvvisa ispirazione che noi abbiamo. E quindi Citrinitas è un fermento della materia, è una scossa che appunto dà nuovo vigore, nuova luce a questa materia. E quindi qui c'è una seconda rinascita dopo, una transustanziazione della materia. Ed è cos'è questa? Questa viene chiamata rubedo, in cui c'è questa bellissima immagine della fenice, che è questo animale sacro che prende fuoco, e in questo fuoco l'ispirazione si fa totale, si fa panica, entra non più semplicemente in un rapporto tra me e il mio corpo o tra me e il mio mondo, ma trasforma il rapporto dell'alchimista e della materia stessa con l'intero universo, con il totale, qualcosa che va addirittura oltre a questo universo, o forse che torna al suo principio. Ecco quindi che tornare al principio con rubedo significa effettivamente ritornare a nigredo. L'alchimia è un processo continuo, se vogliamo anche estenuante, che però ci spinge e ci illumina a ricercare. Ecco, in effetti l'immagine dell'alchimista all'interno del suo studio privato o appunto condiviso con pochi riporta all'immagine del sapiente antico, che è una persona all'interno di uno spazio dove può fare contemplazione e dove fa un'incessante ricerca, dove non si accontenta mai di quello che raggiunge, non si accontenta mai dei risultati a cui porta la sua scienza, ma è sempre ispirato
a ritornare sui suoi passi, a rivedere quello che ha fatto, a intraprendere nuove ricerche e a costantemente agire verso la trasformazione, che è una costante, è un modus operandi ed è forse la più grande indicazione che ci dà l'alchimia e il linguaggio alchemico, il fatto che non dobbiamo per forza accontentarci di quello che noi abbiamo oggi e che anche quando raggiungiamo una meta forse non dobbiamo solamente accontentarci di essere arrivati sulla nostra vetta. Questo andare avanti e proporre sempre novità e trasformazione, questa costante trasformazione non va contro la ricerca della felicità, anzi sembra andare incontro alla ricerca della felicità. Il fatto di non essere mai soddisfatti di essere arrivati non significa essere infelici. Per l'alchimista invece è proprio la felicità sta nel continuare a ricercare, nel non fermarsi, nell'andare avanti ed è la ricerca della gioia attraverso la trasformazione. I simboli dietro questo percorso sono tantissimi, ne vedremo alcuni. Iscriviti al mio canale YouTube per seguire tutte le puntate del mio progetto